Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo copricostume realizzato con piastrelle che io ho deciso di chiamare copricostume Zanzibar. Per quanto riguarda il filato io ho scelto il cotone della lana gatto Caplet 5, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 175 metri ed è 100% cotone macò pettinato. In descrizione vi lascerò il link del sito web Uncentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Questo filato è nella sezione outlet, quindi cliccate su categorie, scendete e trovate outlet perché è in offerta a 1,90 € al gomitolo. Per quanto riguarda questa taglia, questo copricostume è una taglia SM perché vedete mi va molto largo, non volevo una cosa stretta e lavorando col 2,5 ho utilizzato 300 grammi di questo filato, quindi diciamo che ho utilizzato 6 gomitoli e naturalmente io durante il video tutorial vi faccio vedere solo come si realizza una piastrella e come sono andato a unirla, cioè come si può unire. Poi non vi faccio vedere altro perché alla fine vi dico solamente quante piastrelle ho messo per la circonferenza, quante piastrelle ho messo per arrivare agli scalfi e quante piastrelle ho messo per entrambe le spalline, che come vedete sono molto larghe perché volendo posso mettermele anche più in giù in questa maniera, e quante ho fatto in altezza. Questo perché era inutile che vi facessi vedere come cucivo tutte le piastrelle tra di loro. Il meccanismo, se così vogliamo dire, è sempre lo stesso quando si vanno a unire le piastrelle tra di loro. Qui almeno io lo faccio con l'uncinetto, poi c'è chi preferisce farlo con l'ago e filo, ma io preferisco farlo con l'uncinetto. Una volta realizzato il vestito io non ho fatto alcun tipo di bordino. È un copricostume, quindi non volevo qualcosa di particolare, doveva essere qualcosa di molto semplice, appunto, e ho preferito che fosse soltanto le piastrelle a dare risalto a questo copricostume. Naturalmente voi potete decidere di fare il copricostume lungo, quindi ancora più lungo rispetto al mio, potete fare le spalline più corte, diciamo che potete variare e fare il copricostume come preferite. Potete anche cucirlo maggiormente qui in modo tale da avere meno scollatura o farlo ancora con una scollatura più profonda, quindi veramente potete sbizzarrirvi. Detto ciò, spero che anche questo copricostume vi piaccia, che desiate realizzarlo e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram come Elsa Faccio o l'hashtag Uncentando con i filati e se avete acquistato il mio stesso filato nella merceria Coleti o sul sito Uncentando con i filati potete taggarci sulla pagina Facebook Merceria Coleti o sul nostro profilo Instagram Uncentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copricostume io utilizzerò il filato lana gatto Caplet 5. Il colore che ho scelto io è questo viola che io trovo veramente molto bello. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri ed è 100% cotone macco pettinato. Lavorerò con un 100 e il 2,5. Io vi farò vedere come realizzare le piastrelle. Questo copricostume lo faremo con le piastrelle. Io vi farò vedere come ne realizzo una completamente e poi ne realizzerò una seconda facendovi vedere come il modo in cui io li unisco tra di loro e mi fermerò lì. Una volta che avrò finito il copricostume io vi dirò quante mattonelle ho fatto per la larghezza, quante mattonelle ho fatto per la piastrelle, scusate, ho fatto per la lunghezza fino ad arrivare agli scalfi, quante piastrelle ho fatto per le spalline. Questo perché in modo tale da poter essere io più sicura nel dire poi le misure più grandi, quindi se dovete far andare una M o una L potrò essere un po' più chiara un po' più precisa per le mattonelle da mettere in più rispetto a me, almeno per quanto riguarda naturalmente la larghezza del copricostume, perché la lunghezza dovete decidere voi quanto la volete lunga e per le spalline diciamo che potrò aiutarvi in quanto posso dirvi se io quanto ne metto io in lunghezza, quanto secondo me ne dovete mettere per una taglia M o L. Detto ciò possiamo andare a fare quindi la nostra piastrella e andiamo a realizzarla in questa maniera. Andiamo a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, 2 catenelle di separazione, 1 2, prendo il filo, rientro nell'anello e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare la mia terza maglia alta,
2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro, quarta maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, quinta maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, terza maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, quarta maglia alta, scusatemi, settima maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e ottava e ultima maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, tiro il filo per chiudere il mio cerchio anello magico, quindi io ho fatto 8 maglie alte separate da 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare una terza maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto successivo e realizzo la mia prima maglia alta. Rientro, seconda maglia alta. Rientro, terza maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Un'ultima volta insieme, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Una, rientro 2 e rientro 3, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e una catenella. Di gruppi di maglie di 3 maglie alte ne dobbiamo avere 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il secondo giro. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia di base e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto l'ultimo archetto di 3 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro, un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, rientro, seconda maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta.
2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che andremo a ripetere per tutto il nostro quarto giro. Abbiamo il ventaglio e le 3 maglie alte, quindi prendo il filo, vado nel ventaglio, nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, archetto successivo, maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Vedete, stiamo creando gli angoli. Quindi ancora vado nell'archetto successivo, 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo e vado a fare il mio ultimo angolo. Fatto anche l'ultimo angolo, vi farò vedere come fare il nostro quinto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, vedete ho fatto tutti e 4 gli angoli, ho fatto l'ultima maglia alta e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, vado con delle maglie bassissime fino all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare una terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto il primo archetto di 2 catenelle, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto l'ultimo archetto di 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nell'angolo dei 3 catenelle, nell'angolo del ventaglio, quindi qui, e vado a fare 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro, altre 3 maglie alte, una, prendo il filo 2, prendo il filo 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto il primo archetto di 2 catenelle, entro nel terzo e entro nel secondo e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto l'ultimo archetto e ricomincio da capo, quindi prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio e realizzo 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, salto un archetto di 2 catenelle, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi vado a farlo un'ultima volta, io andrò un po' più velocemente, voi stoppate il video se dovete, se mi trovate troppo veloce, ma è l'ultimo angolo, quindi vorrei farlo un po' più velocemente. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, rientro 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto il primo archetto, entro nel secondo, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto l'archetto, entro nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato anche il quinto giro e adesso dobbiamo andare a fare il nostro sesto e ultimo giro. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle dell'angolo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, prendo il filo e rientro 2, prendo il filo, rientro 3, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'archetto successivo di 5 catenelle nel primo e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, archetto successivo, entro maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, ricomincio da capo, quindi vado nell'angolo dove ho le 3 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1 2 3, rientro 3 maglie alte, 1 2 3, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, archetto successivo, una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto e ultimo giro. Sto terminando il sesto giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Io ho già spezzato il filo perché chiudo in questa maniera e ho realizzato così la mia piastrella. Bene, adesso questa è la piastrella che andremo sempre a ripetere. Io adesso ne farò un'altra e vi farò vedere come le unisco tra di loro. Poi vi dirò tutte le informazioni necessarie per poter dar vita al copricostume. Ah, non vi ho detto una cosa, la piastrella misura 11 cm di diametro, quindi 11 di così, 11 di così, giusto per capire un po', almeno io con la mia mano è venuto 11 cm di diametro e va a finire che voi potete avere una mano più stretta o una mano più larga, quindi si può allargare o stringere di qualche millimetro, non penso proprio di un centimetro, a meno che non andate a lavorare con l'uncinetto del numero 3, in quel caso vi verrà almeno un centimetro più larga. Quindi io poi stavo facendo la mia seconda mattonella.
mattonella. Come vedete sto facendo già l'ultimo giro e voglio farvi vedere come le unirò io le mattonelle insieme. Ho fatto le 5 catenelle e mi ritrovo nell'angolo. Vedete, io ho già lavorato 2 angoli, quindi devo andare a lavorare il terzo e il quarto e unirò qui. Poi lavorerò normalmente per chiudere il giro. Naturalmente più procederete, più quando qui avrete un'altra mattonella voi dovrete cucire 2 lati insieme. Quando vi, scusatemi, meglio così. Poi vi farò vedere meglio quando avrò fatto il copricostume per intero. Comunque andiamo a farvi vedere come andare a cucire tra di loro le mattonelle. Allora, qui devo andare a fare nell'angolino le mie prime 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione. Vi ricordo che io qua facevo 3 catenelle, ora ne faccio solo una. Prendo l'altra mattonella, entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassissima in questa maniera. Catenella di separazione, rilascio la mattonella già fatta, riprendo quella che sto lavorando, rientro dentro il ventaglio e vado a fare le ultime 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2. Vi ricordo che io adesso facevo le 5 catenelle, invece adesso ne ho fatte solo 2. Riprendo la mattonella, quella completa, vado nel primo archetto di 5 catenelle dove ho fatto, vedete qui ho unito, qui ho la primo archetto, entro nella seconda catenella, nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho il primo archetto di 5 catenelle da quest'altra parte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, vado nel secondo archetto della mattonella, quella terminata, entro dove ho la terza delle mie 5 catenelle e vado a fare una maglia bassissima. Scusatemi. 2 catenelle, 1 e 2, torno nell'archetto della mattonella che sto terminando, entro sempre nella terza delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 2 catenelle, 1, 2, ritorno nell'archetto, nel terzo archetto della mattonella terminata, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'ultimo archetto di 5 catenelle della mia mattonella che sto completando e faccio una maglia bassissima entrando nella terza catenella. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'ultimo archetto di 5 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle della mattonella che devo completare e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella, vado nel ventaglio della mattonella che sto terminando, entro nella seconda delle mie 3 catenelle, vado a fare una maglia bassissima. Una catenella, prendo il filo, vado nell'angolo che devo terminare, vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. E vedete, in questo caso noi abbiamo unito le nostre mattonelle in questa maniera. Quindi per ricapitolare, noi quando andiamo nell'angolo facciamo 3 maglie alte, una catenella, ci agganciamo con una maglia bassissima nella seconda catenella del ventaglietto della piastrella già lavorata, una catenella e andiamo a fare le ultime 3 maglie alte. 2 catenelle, entriamo nell'archetto di 5 catenelle della piastrella terminata e facciamo una maglia bassissima. 2 catenelle, andiamo invece nel primo archetto della mattonella che dobbiamo terminare e facciamo una maglia bassissima.
2 catenelle, andiamo nel secondo archetto di 5 catenelle. La cosa più importante comunque è che vi ricordate che dovete fare 2 catenelle, una maglia bassissima nel gruppo di 5 catenelle che avete nella piastrella opposta, 2 catenelle e tornare nella piastrella che state lavorando fino ad arrivare nell'angolo, e nell'angolo farete la stessa cosa, 3 maglie alte, una catenella, entrate nella seconda catenella del gruppo di 3 della piastrella opposta, fate una maglia bassissima, una catenella e poi di nuovo le 3 maglie alte e poi terminate il giro. Io adesso vi dirò quante mattonelle ho messo per la mia circonferenza. Io farò penso che farò un copricostume taglia 42-44, quindi non stretto ma un po' largo, e vi saprò dire poi per le taglie successive, cioè quindi la M e la L, secondo me quante mattonelle in più dovete fare. Allora, io ho terminato il mio copricostume e adesso vi darò tutte le informazioni anche per fare la taglia più grande. Allora, io ho montato alla fine per la larghezza un totale di 8 mattonelle. Le chiamo mattonelle perché mi viene di più facile, perché con piastrelle mi confondo. Quindi ho montato 8 mattonelle in larghezza e come larghezza per me va bene, è abbastanza, non mi stringe addosso, non è neanche larghissima, mi va bene. Per una taglia M, allora voi dovete andare ad aumentare, almeno secondo me, di altre 2 mattonelle, quindi dovete mettere almeno 10 mattonelle, però se la vedete stretta mettetene altre 2, quindi per un totale di 14 mattonelle, scusatemi, di 12 mattonelle, dipende sempre da come volete il copricostume. Io vi consiglio di fare un copricostume largo, quindi non qualcosa di stretto, quindi secondo me 10 mattonelle comunque vanno bene per una taglia M, altrimenti ne mettete 12. Per una taglia L o ne mettete 12 o ne mettete 14. Cercate di aumentare di 2 mattonelle invece che soltanto di una, perché soltanto una secondo me comunque vi verrebbe stretto. Quindi ripetiamo, taglia M dovete montare 10-12 mattonelle, taglia L 12-14 mattonelle. Come vedete, quando si va a cucire qui la cucitura non si nota per niente e si crea questo effetto molto carino. Io naturalmente quando poi mi trovavo qui che mi mancava l'ultima mattonella del secondo giro, andavo a fare prima le cuciture, quindi qui le cuciture sempre con l'uncinetto, e poi andavo a fare l'ultimo giro libero e poi iniziavo il giro successivo di mattonelle. Per quanto riguarda la lunghezza ho fatto 5 giri di mattonelle fino ad arrivare agli scalfi. A questo punto si fanno poi le mattonelle per realizzare le spalline. Diciamo subito che io, avendo 8 mattonelle, ne ho messe 2 davanti per lato, 2 davanti per dietro, come in larghezza, ma per chi ha messo 10 mattonelle può fare come me e lasciare la mattonella libera o qui sul davanti e quindi avere uno scollo a V però con la mattonella in mezzo, quindi verrebbe tipo così, con questo qui in mezzo, invece che a me a punta V, a voi verrebbe a punta, cioè non verrebbe con la punta, e io è quello che vi consiglio, perché in realtà si potrebbe anche cercare di potreste anche mettere lateralmente, lasciare lateralmente la mattonella libera da questa parte e da questa parte e fare come me 2 mattonelle per ogni spallina, invece di metterle in mezzo, come preferite. Io vi suggerisco della mattonella in più di metterla nel mezzo, ma voi potete anche decidere di metterla lateralmente, però in quel caso sappiate che avrete degli scalfi per le maniche molto larghe sotto e secondo me è più bellina se la mattonella libera la lasciate qui al centro, però sono gusti vostri. Ricordate solo che quando andate a fare le spalline dovete decidere dove lasciarle. Queste se avete montato 10 mattonelle, se invece avete montato 12 mattonelle, a quel punto invece la cosa si fa più semplice, perché invece di fare 2 mattonelle per spallina di larghezza ne fate 3, quindi 3 avanti, 3 dietro, stessa cosa qua, 3 avanti, 3 addietro, quindi dovete giocarvela un po' così. Quando avete un numero che vi permette di usare tutte le mattonelle e non ve ne avanzano 2, allora lavorate andando ad aumentare le
piastrelle qui sulle spalline. Ma se invece vi rimangono solo, avete soltanto come ho detto 10 o 16 mattonelle, allora quella in più va messa secondo me sul davanti e una sul dietro, invece di metterla lateralmente. Però, come ripeto, è a vostra discrezione, come preferite creare la vostra il vostro copricostume. Allora, vi dicevo, io a spallina per la larghezza ho messo 2 mattonelle, per tutta la lunghezza io ho fatto un totale di 4 piastrelle, vedete, ne ho 2 avanti, 2 dietro, sia da questa parte che da quest'altra parte. Taglia M, andate a fare un totale in altezza di 5 mattonelle. Non vi preoccupate la cucitura, no, perché come vedete le cuciture non si vedono, quindi a voi verrebbero 2 mattonelle avanti, 2 mattonelle dietro, e la terza, che sarebbe la terza delle 5, vi andrebbe sulla spalla. Quindi questo vi permetterebbe di avere le piastrelle qui sulla spalla ed avere altre 2 avanti e dietro, ma di avere comunque qualche centimetro in più rispetto a me. E quindi secondo me, perché comunque a me queste 2 piastrelle qui, queste 4 piastrelle, scusatemi, vanno comunque uno scalfo bello largo, secondo me 5 in altezza per una taglia M va benissimo. Taglia L mettetene 6, quindi in modo da averne 3 in lunghezza davanti, 3 in lunghezza dietro. Stessa cosa anche da quest'altro lato. Bene, io poi non ho fatto alcun tipo di bordino, adesso andrò a togliere tutti i fili, pensavo di averli tolti, ma mi sono accorta mentre spiegavo che ne sono sbucati altri, quindi andrò a togliere, a nascondere tutti i fili. Io, come ho detto, non ho fatto alcun tipo di bordino, è comunque un copricostume, quindi non deve essere qualcosa di troppo lavorato. Già il fatto di aver perso tempo a nascondere tutti i fili per me è stata un po' traumatico, ma vabbè, quando si lavora con le piastrelle diciamo che la parte più noiosa è andare poi a nascondere tutti i fili, ma è comunque, come vi ho detto, un copricostume, almeno nel mio caso, e quindi non voglio andare a fare un tipo di bordino. Se voi non volete farlo come copricostume ma volete fare una maglia, allora in questo caso io vi suggerisco un giro di archetti attorno a tutto lo scollo, per avere qualcosa di sfizioso. Magari potete fare un giro di tutti archetti e poi un giro con dei ventagli, ma io vi consiglio soltanto un semplice giro di archetti attorno a tutto lo scollo, perché così si vedrebbero questi archetti un po' molto carini, comunque, che richiamerebbero comunque gli archetti che stanno qui al centro. E magari poi potete fare la stessa cosa anche allo scalfo, oltre che allo scollo, e perché no anche qua sotto. Vedete un po' come preferite farlo. Ripeto, questo secondo me il bordino va fatto se voi invece che un copricostume volete realizzare una maglia da poter indossare durante la giornata per andare in città, o anche se volete realizzare un vestito bello lungo. Anche in quel caso vi consiglio di darci quel tocco in più con il bordino. Quindi il mio copricostume è terminato, spero di avervi dato tutte le informazioni utili. Naturalmente io adesso prenderò le misure e in descrizione del video vi lascerò non solo riscriverò quanto mi misura la piastrella, ma vi dirò anche un po' in centimetri quanto è larga, quanto è lunga la spallina e quanto è anche larga la spallina.